Come le piccole raffigurazioni di un vetusto codice medievale, gli arcani di questo mazzo richiamano alla mente quadri di un'epoca in cui incantesimo e immaginazione permeavano ancora il mondo. Lo stile incomparabile di Giulia Francesca Massaglia anima i miti e le creature del folklore, le icone e le scene più note di favole e leggende, creando questo mazzo capace di collegarvi con l'universo spirituale, consolidando il vincolo duraturo tra l'umanità e i segreti della natura. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui vi mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete le schermate per vedere gli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscrivervi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi porto in un viaggio incantato tra simboli, archetipi e suggestioni fiabesche. Vi presento il Fairy Tale Tarot, una meraviglia illustrata da Giulia Francesca Massaglia con testi di Jamie Elford, edito dallo Scarabeo e stampato nell'aprile 2025, quindi è un mazzo proprio appena uscito e che io ho ricevuto da poco. Vi mostrerò come questo mazzo non è solo uno strumento divinatorio, ma è un vero e proprio portale verso mondi interiori dove le fiabe incontrano l'intuizione e il mistero. Vi mostro adesso le caratteristiche generali e nella confezione, che è molto bella, vi mostro proprio tutti i vari lati. Noi possiamo già vedere la bellezza delle carte rappresentate. Qui in effetti troviamo quella che è il mondo. Apriamo la confezione con questo cartoncino molto resistente. Il mazzo è composto da 78 carte, ovviamente divise tra gli arcani maggiori 22 e 56 minori. E per darvi un'idea generica proprio della grandezza, le carte misurano 6,5 cm per 11,8 e lo spessore totale del mazzo è di 2,5 cm. Abbiamo una carta iniziale che fa un po' da copertina al mazzo e alla fine troviamo i riferimenti per seguire lo Scarabeo su Facebook e Instagram, e vi consiglio di farlo per vedere tutte le novità. E poi possiamo vedere e parlare del retro, molto magico, molto interessante. Questo al centro richiama un po' il fiore della vita. Ci sono queste stelle sia marine, e quindi abbiamo il mondo acquatico che può fare riferimento a queste code di pesce o sirena, perché no? E anche questi altri inserti, sì, direi sia acquatici, celestiali, eccetera. Quindi bellissimo, anche e soprattutto nei colori che richiamano la regalità, la saggezza, l'intuizione e proprio la bellezza del mondo naturale. E adesso vi mostro il libretto incluso, scritto in più lingue, troviamo inglese, italiano, spagnolo e portoghese.
dove diciamo, possiamo trovare delle spiegazioni utili per iniziare a conoscere questo mondo, ovviamente secondo me da integrare con altri testi se si vuole andare ad approfondire con ulteriori significati. La parte in inglese è più ampia, dove troviamo qualche spiegazione in più rispetto alla parte in italiano, e ci sono anche due metodi di lettura, quindi sia su come usare le varie indicazioni. E adesso andiamo a conoscere le carte divise per gruppi, ciascuno con una propria anima, e partiamo proprio dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte al primo gruppo, quello degli arcani maggiori, ed è proprio qui che troviamo i grandi archetipi, ognuno ovviamente reinterpretato con un tono fiabesco, creando connessioni tra il mito tradizionale di tutto il mondo, e li vedremo proprio man mano rappresentati in tutte le varie carte, e la psicologia moderna. Vi consiglio proprio di di usare questa disposizione per osservarli, non solo nella loro bellezza, ma proprio per avere un quadro completo. E vi ricordo che se vi dovesse piacere questo mazzo, in descrizione trovate i link per acquistarlo, e per visionare meglio ogni carta, alla fine dell'analisi degli arcani maggiori troverete uno slideshow. Cosa si può dire effettivamente di queste meravigliose carte, e soprattutto il tema che viene rappresentato, che sin dall'alba dei tempi le fiabe hanno illuminato il cammino della nostra immaginazione. Sono racconti senza età, scolpiti nel cuore dell'umanità, di ognuno di noi, e che parlano di coraggio, di paura, di amore, di trasformazione, metamorfosi, eccetera. Ebbene, i tarocchi delle fiabe incarnano questa tradizione, trasformando la saggezza del folklore, del bestiario mondiale, in un linguaggio visivo e anche divinatorio, effettivamente, perché si va ad intrecciare con la tradizione Wade Smith, in questo caso perché effettivamente troviamo la carta della forza al numero 8 e la giustizia al numero 11. Ricordo, per chi non lo dovesse sapere, che invece nei tarocchi di tipo marsigliese queste due carte le troviamo invertite. E poi ovviamente quando andremo a vedere gli arcani minori saranno tutti illustrati, effettivamente come questa, dove ogni immagine, come vedete, raccoglie tutta l'intera carta, e in fondo troviamo questa striscetta nera con la scritta di riferimento, proprio il numero della carta stessa, dell'arcano, e il nome dell'arcano maggiore. Questo lo troveremo anche negli arcani minori. Allora, come vedremo proprio in tutto il mazzo, ogni carta diventa un varco popolato da creature archetipiche e simboli che esplorano la relazione profonda tra l'essere umano e la natura. E come in ogni fiaba degna di questo nome, ci troviamo di fronte a prove, incanti, soglie da attraversare, e spesso un finale, anche se non perfetto, però necessario. E appunto lo vediamo rappresentato proprio in alcune carte che sono molto forti nella rappresentazione. A me affascina molto proprio lo stile di Giulia Francesca Massaglia. Non mi voglio dilungare troppo, la cosa che mi preme dire che questo è un viaggio attraverso i miti di tutto il mondo, e quindi ci possiamo imbattere in draghi, elfi, folletti, streghe, veggenti, satiri. Qui troviamo il
Krampus, orchi, sirene, quindi questo bellissimo unicorno nel sole, personaggi mitologici che in realtà devo ammettere non conoscevo neanche l'esistenza. Ecco perché adoro e sono entusiasta di conoscere meglio questo mazzo, perché ho già incominciato ad approfondire qualche personaggio, però ovviamente ho capito che il percorso è molto lungo. Ad esempio sono molto interessata ad approfondire Perkunas, che è il dio del tuono nella mitologia baltica, che viene rappresentato nel carro. Un'altra figura interessante che ho iniziato, giusto per farvi un esempio, che ho iniziato a conoscere meglio e quindi integrare i significati delle carte dei tarocchi con ulteriori significati proprio del mito, è Boruta, che lo troviamo nella carta del mago. In breve vi dico che è un demone della mitologia slava, o anche identificato con il dio slavo Borevit, ed è un protettore e signore dei boschi, quindi questa figura, come vedete, un po' spaventosa in realtà, con le corna, e che ha effettivamente diciamo, abbraccia i significati del mago stesso, perché effettivamente lui esercita il suo controllo sulle forze naturali. E, infatti qui, come vedete, non solo ci sono le forze naturali degli alberi, di alcuni animali, qui troviamo un orso, eccetera, e ovviamente troviamo i 4 elementi che si identificano proprio con il mago stesso. Adesso possiamo procedere il nostro percorso. Vi ricordo che adesso c'è lo slideshow e poi andremo a vedere tutti gli arcani minori. Eccoci di fronte al primo gruppo, quello delle coppe. Queste sono le carte legate alle emozioni e ai legami. L'elemento è l'acqua e quindi qui troviamo delle creature magiche, oniriche e momenti che ci parlano di relazioni, di intuizioni, di sogni, di gioia. La cosa che ho notato e che mi fa molto piacere, che effettivamente per tutti quelli che amano la tradizione Wade Smith non saranno assolutamente delusi, perché se andiamo a vedere il classico tarot proprio dei Wade Smith, troviamo graficamente e a livello iconografico le scene principali, ad esempio quella del 7 di coppe, dove ci sono
le 7 di coppe con l'omino che le osserva. Anche qui del 10 di coppe, ad esempio, troviamo l'arcobaleno con le 10 coppe all'interno, l'asso di coppe stessa cosa, il 5 con le 2 ancora in piedi e le 3 versate, eccetera. Ci sono ovviamente quelli che rappresentano l'iconografia classica, quindi significati che possiamo conoscere o comunque possiamo già imparare e attingere da tanti volumi, libri, eccetera, che si possono trovare in commercio, però attenzione, si possono integrare con tutte le creature che abbiamo visto già negli arcani maggiori e anche quelle che troviamo proprio negli arcani minori. Quindi effettivamente si può dire che queste immagini non raccontano solo storie, però ci invitano proprio a viverne di nuove e utilizzando queste carte possiamo proprio scivolare in una nuova esistenza, entrare e uscire da foreste oscure, castelli, soprattutto interiori e quindi andare ad esplorare tutto un mondo magico, sconosciuto, meraviglioso e ovviamente anche impossibile, che può donarci tantissimo. Adesso passiamo all'altro gruppo, quello dei denari. Eccoci di fronte al secondo gruppo, quello dei denari legati alla terra, all'abbondanza, alla sicurezza. Questo gruppo esplora il mondo materiale, ma ovviamente con una certa sensibilità e le illustrazioni riflettono i cicli naturali, il lavoro e la stabilità ovviamente fisica e materiale. Come ogni gruppo, quindi sono 4, effettivamente abbiamo visto già le coppe, questi sono denari o pentacoli, che come vedete ogni pentacolo richiama un po' il fiore della vita, quindi un elemento del fiore della vita. E un'altra cosa importante, ovviamente per chi non lo dovesse sapere, ogni gruppo è composto da 14 carte, abbiamo le carte numerali da 1 a 10 e poi le 4 carte di corte, il fante o paggio, cavaliere, regina e re. Non potevo non parlare dell'aspetto artistico e quindi dello stile di Giulia Francesca Massaglia, che è inconfondibile e io lo adoro assolutamente. Raffinato, poetico, a tratti anche molto forte, molto intenso. Infatti troviamo quei tocchi drammatici che però incantano, affascinano. Magari ditemi voi cosa ne pensate. Le carte sembrano proprio dei quadri in miniatura, popolati da figure femminili, potenti, animali, guida, elementi naturali, atmosfere incantate, quindi troviamo proprio tutto, uno scenario completo, magico e c'è sempre un equilibrio tra bellezza visiva, potere simbolico e quindi infine posso aggiungere che ogni carta invita proprio a soffermarsi, essere contemplata non solo per la bellezza, però essere anche ascoltata, perché insomma ogni carta in realtà parla alla nostra interiorità, al nostro cuore, come vi ho detto, non solo per i significati tradizionali di ogni singolo arcano, però troviamo in più quelle indicazioni che possono aiutarci nelle nostre interpretazioni, nelle nostre letture. E adesso andiamo avanti a vedere le carte dei bastoni. Ed eccoci di fronte agli arcani minori bastoni, elemento fuoco, legato proprio al movimento, alla passione, alla volontà, a ciò che ci spinge a perseguire i nostri obiettivi e le nostre idee. Le carte dei bastoni mostrano azione e intraprendenza immerse spesso in ambienti magici e
molto selvatici. A che cosa serve e come poter usare questo mazzo? Secondo me si presta benissimo a diversi tipi di utilizzo e di lettura. Ad esempio, per chi ama le letture intuitive, le immagini sono abbastanza dettagliate e quindi parlano proprio direttamente a noi, al nostro inconscio. Si può scrivere o creare magari con un proprio diario ulteriori interpretazioni, o anche può essere utilizzato come strumento creativo, magari gli artisti in genere o chi scrive libri, racconti, perché no? Questo potrebbe essere un ulteriore utilizzo, proprio perché in ogni carta, come abbiamo visto, c'è proprio una storia che viene raccontata. Perfetto per la meditazione, questo sempre, lo dirò sempre, meditazione, autoletture, per lasciarsi guidare dal simbolismo verso riflessioni profonde. Può essere utilizzato per la divinazione? Assolutamente sì, perché come già detto troviamo tutti i significati anche della tradizione stessa e quindi quelli divinatori classici. E infine può essere utilizzato in percorsi di crescita personale, di lavoro onirico, perché no, per andare a scandagliare e comprendere meglio i nostri sogni, proprio perché effettivamente, visto che troviamo rappresentate le fiabe e i personaggi delle fiabe, delle favole, delle leggende, eccetera, vanno proprio a toccare quelle corde archetipiche ed universali che ci possono aiutare, quindi per tutti i tipi di lettura. Adesso proseguiamo il nostro percorso andando a concludere con la visione delle spade. Eccoci di fronte all'ultimo gruppo, quello delle spade, l'elemento aria, che è legato al pensiero e ai conflitti. In effetti qui troviamo carte molto intense e drammatiche, che parlano di verità, lotte, trasformazioni, blocchi, difficoltà di vario genere che purtroppo fanno parte anche della vita stessa. In conclusione, io direi che il vero potere di questo mazzo non è solo nei significati fissi, ma nelle possibilità infinite, quindi di lasciarci guidare dal nostro intuito e ascoltare ciò che i personaggi sussurrano dalle immagini stesse. Come già vi ho detto, trovate nella parte in italiano le indicazioni principali per poter capire con ogni carta dritto e rovescio, anche la piccola spiegazione proprio sull'animale, diciamo così, sull'animale o sul personaggio mitologico, eccetera, anche le varie scene rappresentate. Negli arcani maggiori sì, assolutamente sì, invece negli arcani minori si trova soltanto il significato dritto al rovescio. Per conoscere bene anche sia la scena sia il personaggio rappresentato, dobbiamo andare a leggere la parte in inglese. Poi in quella italiana c'è un piccolo suggerimento, non solo di come usare il mazzo, ovviamente della stesa del folklore. In questo caso abbiamo le tre carte conflitto, magia e finale. Nella parte in inglese c'è un esempio in più di lettura, questa. Io consiglio anche di integrare, cioè di metodi ce ne sono all'infinito, ce ne sono tantissimi, quindi di lasciarvi proprio trascinare dal vostro intuito. Consiglio sempre a chi ha le prime armi di iniziare carta per carta, magari di estrarne una al giorno che può rappresentare un consiglio, una meditazione, un qualcosa che può accadere nel corso della giornata, quindi poi alla fine andarla a riprendere e imparare
nello specifico le varie indicazioni. Quindi tantissimi metodi da poter utilizzare, tantissime possibilità di lettura, poi lo consiglio assolutamente sia per la qualità artistica, quindi da tenere in collezione, e quindi per qualsiasi circostanza, collezione, utilizzo, divinazione, meditazione, qualsiasi cosa. Ed effettivamente secondo me è un mazzo che non lo si usa, ma lo si vive, e io sono curiosissima di andare ad integrare nelle mie letture, utilizzando proprio questo mazzo, e studiare ogni singola creatura per poterla inserire proprio nel contesto più ampio dei significati dei tarocchi stessi. Si conclude qui la visione di questo mazzo. Vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio dell'attenzione. Se volete potete trovare tanti altri video sul mio canale, se volete potete anche seguirmi su Instagram e TikTok. Grazie a tutti di nuovo e alla prossima, ciao!